Mica male. Oddio. Scusa? Allora, cominciamo la guida ad Elfeld, direi. No? Comincio un pochino la guida ad Elfeld. Però devo pensare perché giocarla. In realtà il personaggio è un all-rounder, praticamente. Perché waifu, sì. Probabilmente sarà quello il motivo principale, effettivamente. Perché giocare Elfeld, dopotutto, è un personaggio all-rounder che ha una pressione ottima. Se vi piacciono i Rekka, se avete già giocato altri picchiaduro, è un personaggio ottimo per voi a causa di questa sequenza, che è stradivertente da imparare a utilizzare. Comunque è un personaggio all-rounder con un'ottima gittata, ottime whiff punish e confirm dai whiff punish, una pressione spaventosa e mix-up spaventosi anche. Tutto questo in un personaggio che ovviamente ha pochi HP, come il solito per personaggi così forti. Giocatela perché waifu, come dice Canon. Parliamo del Rekka, vai. Quindi, questo personaggio, nella lista delle mosse, ha questo quarto in indietro S, 214S, questa special, che può essere concatenata in una sequenza, che l'hanno chiamata Chain Lollipop a quanto pare, in cui se premete subito dopo il pugno, fa un overhead, deve essere parato alto. K è un basso, H è un enter. Semplicemente fa danni. È un mid che viene parato normalmente. Di questi colpi ne può fare fino a 3. Ecco qua, il primo, secondo, terzo. Niente di più. In genere fate, appunto, c'è il colpo iniziale, colpo centrale e colpo finale. Funzionano così. Con appunto la particolarità che se utilizzate il colpo iniziale più volte, ripartite da capo. Questo ovviamente è meshabile, l'avversario può premerci dentro se lo fate a raffica, però molti non lo sanno ancora, quindi divertitevi finché si può. E l'altra cosa da sapere è che questi, se finite la vostra sequenza su un basso oppure su un alto, questi sono punibili on block, mentre l'ender è safe on block. Quindi spesso la sequenza base per stare tranquilli e fare un mix up comunque sia è fare tipo o un alto o un basso e poi fare l'ender. Quindi 214S, KH oppure 214S, PH. Tutto il resto è creatività, sta a voi inventarvi una stringa di pressione che possa rompere, diciamo, le abitudini dell'avversario. Bene, detto questo parliamo un pochino delle altre special a questo punto. Lei ha appunto questo Rekka e questo attacco quasi full screen, che è bellissimo da utilizzare. Questa special è utilissima sia per prendere la sprovvista all'avversario da full screen, è molto veloce, praticamente irreagibile. Può essere colpita da mosse low profile, tipo, ne so, lo stun di Perdikai. Esatto. Ah, fanno trade addirittura. Però tipo il Vortex di Sol ci passa sotto e i 6P in generale la battono. Eccolo qua. Bisogna starci attenti a utilizzarla. Però è molto forte sia da sola, perché on block, grazie alla mod, che magari potrei anche mettervi il link nella descrizione del mod, tra l'altro, possiamo vedere che se l'avversario para da vicino è -8, quindi è punibile. Da lontano diventa da -1. Poi la mod della flindata credo che queste cose fatichi un po'. +2, eccolo là, ad esempio. Più lo colpite a distanza, l'avversario, più vi darà vantaggio questa mossa. E che significa che potete continuare la vostra pressione dopo, ad esempio, una sequenza come questa. Mi pare tipo da qui, allora. Eccolo, +1. Dal far slash si riesce. Così, +2. Vabbè, adesso c'è la rischia al massimo. Stai facendo pressione all'avversario con un fast slash. E se riuscite a leggere bene lo spacing, siete plus e siete di nuovo dentro. Ovviamente questo perde al 6P, quindi attenti, baitate il 6P con altre opzioni. Eccolo qua. Bestiale. Se hai 100% di barra può pure farci la super command grab, tra l'altro. Però la cosa importante da sapere è che una volta che l'avversario l'avete condizionato avendo plus frame da così lontano, loro cominceranno a fare il classico 6P. Tranne il fatto che già ti colpisce. Eccolo qua. Counter. Quindi cosa potete fare? Visto che devono leggerlo, non fate niente. Oppure lo fate in ritardo. Ecco qua. Ad esempio.
E poi riprendete occhi, ricominciate la pressione. L'altra special, la granata. Eccola qua. Questa mossa è una bestia. È un low profile della Madonna. Punisce. Vi dà pure combo, se avete ragione. È bellissimo tipo contro personaggi come Axel. Ve lo faccio vedere subito perché è veramente importante secondo me. Ma che roba. Cioè è incredibile. Ma puoi farlo pure molto tardi. Ma che roba. Cioè è incredibile. Cioè questa mossa è incredibile. Ma che roba. È incredibile. È veramente incredibile. La cosa forte della granata saranno i setup che farò vedere alla fine del video, non adesso. E ha la classica Fireball. Classica. Due versioni, S, H. Cambiano di colore e anche di suono tra l'altro. Con la particolarità che se mancate il bersaglio, il proiettile va a seguire l'avversario. Non fateci troppo affidamento però, perché in realtà spesso l'avversario riesce a punirvi lo stesso. Cioè diciamo che ha molto recupero rispetto a un proiettile normale del gioco. E il tracking non è il massimo. Quindi usatelo sì, perché è un buon proiettile, comunque sia. È ciò che la rende comunque sia ben bilanciata come personaggio, no? Un all-rounder. Ma non fateci troppo affidamento, ecco. Non fateci troppo affidamento. L'unica differenza tra le versioni S e H appunto è che la versione H cambia direzione un po' più tardi, quindi dà più frame di vantaggio. Più 11 di pulisce era scritto. Questo è più 3. Delle normal di questo personaggio, tranne vabbè 2K, 5P, 2P che sono abbastanza standard, niente di particolare. 6P pure abbastanza standard, con un recupero normalissimo, cioè niente di incredibile su questi tasti. Il fast slash ha un'ottima cittata, è tipo il fast slash di... vorrei dire il fast slash di Sin, non so se addirittura più lungo del fast slash di Sin. Però la normal che davvero è la star dello show qui è il 5H. Questo tasto è incredibile, veramente spaventoso. Metà di questo tasto è disjointed. Da più o meno poco più avanti dove spara la pistola in poi è disjointed, quindi non può essere contestata. Ha un follow up, rendendolo ancora più forte, facendo un sacco di risk all'avversario e mettendomi allo spacing per fare, come dicevo prima, 214k plus on block. O 0 addirittura. Non solo, on hit questa normal, nella maggior parte degli spacing, potete reagire e confermarla nella culata, che vi dà un'ottima situazione poi sul loro rialzo. Quindi questo tasto qui, tipo anche per whiff punish. Eccolo qua. Da quasi distanza più o meno riuscite a fare whiff punish. A cosa di quanto è grande questo tasto. Ovviamente a distanze gigantesche non confermerete in combo, è impossibile. Però se siete bravi con lo spacing di questa mossa è incredibile. Veramente incredibile. Ovviamente se siete spacing lunghi potete proprio provare a fare 5HH, ma è dura, riuscite a farci qualcosa. L'altra cosa forte di questo tasto, il motivo per cui devo dargli più spazio possibile, è che su Counter It, ma dopo ne parleremo, è un modo per andare in combo con la granata, ma dopo lo vedremo più in dettaglio. Tutti i Counter It portano la granata, quindi. Delle normal, il 2S ha pochissimo recupero, ma purtroppo ha uno startup incredibile. Cioè è un 13 frame, quindi molto lento come attacco e non è il massimo questo tasto, purtroppo. Il close dash è il normalissimo close dash, niente di più. In realtà ha una cosa particolare, che è il fatto che è un'antiaerea ottima, tipo Miglia. Guarda che roba, prende il cielo, prende sta roba. Guarda che roba. Guarda che roba. Fortissimo quel tasto pure. E il 6H, a questo punto parliamo del 6H. Ma in 6H in blocksing non serve a niente. È utile a volte, a quanto mi hanno detto, come opzione antiaerea, tipo all'angolo, per coprire più opzioni, tipo da qui circa. Copre più o meno tutto. È una mossa molto lenta con tanto recupero, che è però cancellabile ed è l'unico modo, insieme al 5H, per fare frame trap nel rekka.
Quindi questa è una frame trap e questa è una frame trap. Tutte queste sono meshabili, altrimenti. In genere sono meshabili. Esatto, qui vince. Mentre qui dovrei vincere io, esatto. Devo fare 5H, recca. Oppure 6H, recca. Il problema è che in blocksting non è buono per niente il 6H. Succede questo. L'unica stinga vera che c'è ovviamente è questa. È cross slash 5H. Se fate così pure c'è un buco. Perché da 6 spaziati però c'è sempre un buco. Questo è il modo più garantito per andare in recca. Cross slash 5H, recca. E per le normal il 2D è decente, niente di speciale anche questo. È molto lungo come gittata ma è molto lento. Cioè 12 frame, quindi ha poco recupero però. A meno che non volete vedere l'animazione, non lo so. Le aerial pure c'ha il jump S che è un ottimo air to air, molto attivo. Questo è il normalissimo attacco, praticamente quello di Chaos letteralmente. Jump E è un'ottima air to air, gigantesca. Cioè gigantesca, in realtà è puntata bene principalmente. Jump K niente di speciale. L'unica specialità del Jump K è che se l'avversario sta in piedi e para, può andare nel Jump D, ma finisce lì, per un doppio overhead. Jump D può essere utilizzato come per stallare. Tipo, che ne so, l'avversario vuole farvi antiaerea. Tipo così, no? Eccolo qua. Eccolo qua. Roba del genere. Perché un pochino la sposta in su, ma poco poco. A questo punto vorrei parlare di un po' di BNB, un po' di combo, intanto ci interessano quelle, alla fine dei conti. Cominciamo da mid screen. Questa è la combo base proprio. Cioè cross slash 2H, recca, versione S, K e poi H. Questa è proprio la base. Questa qui si può estendere un minimo in maniera facile, facendo 2 volte S. Quindi cross slash 2H, S, S, K, H. Questa è una delle combo più base. Potete estenderla ancora un pochino facendo in mezzo un 2K. Potete anche scegliere di fare un po' meno danno, ma fate questo. Perché infatti per parlare delle combo, l'unico modo per far combo nel 2H è da cross slash. O counter it o cross slash. Questo non è combo. Questo non è combo. Cos'altro? Basta, non ci sono altre opzioni. Purtroppo è quello il punto debole delle combo di Elfeld. E quindi da questa distanza il confirm diventa questo. Che è fortissimo, sia chiaro. È una bestia, sta cosa è una bestia. Perché avete occhi zeme, vedete? Cioè vi porta a fare un sacco di corner carry, fa buoni danni alla fine dei conti. Però le combo, veramente combo, le fate soltanto da qui. Oppure con la mancanza. E questa combo qua, appunto, non è il massimo in realtà. Perché la cosa che volete voi è avere un po' di Okizeme. Quindi lo fate così e poi vi fermate. E prendete così. Oppure questa roba qua. A meno che non uccidete, ecco. C'è un altro modo, però dovrei labbarlo ancora di più. Lo includo nella guida giusto per future reference. Non si sa mai. Mai di mai utile. Penso che diventerà forte questa cosa qua, ma non lo so fare bene. Questa è avanzata però. Mi sta riuscendo nemmeno a me adesso. Eccola. Questa roba qua. Solo che è più difficile da fare. Provi da un save jump. Quello è un save jump. Eccolo qua. Save jump sui 9 frame. È ottimo. La bomba, se siete all'angolo, colpisce anche. Fa pure da midi. Quindi è ottima quella sequenza. Poi, per il resto, mid screen, appunto, se siete un po' più lontani, attenti che il far slash non comba niente. Questo non è combo. A meno che non è counter it. Potete però fare quasi sempre far slash 5H. Quasi sempre perché la punta non funziona. Appunto, questo a max range non funziona più. Però potete usare semplicemente 5H. Che è facilmente confermabile a reazione in questa mossa. Per poi andare subito per un po' di pressione. Se avete counter it mid screen, tutto fa come una granata. No, forse questo no. Aspetta un attimo, appena scoperto. Ah, come, voglio se come. Dove come con la granata potete fare le peggio combo e corner carry. Il problema è che appunto dovete confermarlo al primo colpo, se no non combo più.
Purtroppo dipendono dallo spacing queste qua, quindi state attenti a che distanza lo fate. Comunque se sono buone da sapere. Io in genere vado per il semplicissimo... Vado a cercarmi Loki Zeme. Ora come ora. La BNB close dash dall'angolo mi serve. BNB da close dash dall'angolo è questa. Così la registro. Questa è la combo migliore che potete fare all'angolo al momento. Vediamo se riescono a labbare qualcos'altro i lab monster di Twitter. Ma questa è la base, da close dash. Con la super alla fine. Se non avete la super, potete fare o... Qui splatta. Potete fare Wild Assault. Oppure... 6H. Altra cosa all'angolo da sapere, questo funziona sempre, ma la cosa bella è che 5HH fa una specie di tumble strano, per cui anche a distanza riuscite a fare combo. E vi dà sempre lo stesso knockdown. In realtà fai bene a splattare con lo shotgun, fa più danni. Allora la registro con lo shotgun. Credo che faccia più danni. Mancherebbe la BNB da Roman Cancel. Da qualsiasi cosa fate, prima c'è questa. Questo può fare da fast, non credo. Ci sono due versioni, una, questa che è col fast Roman Cancel. Però non è niente di che. Oddio, ho fatto side switch, what the fuck? Non è quello che volevo. Non so qual è la combo migliore in realtà, perché ce ne sono molte da... Questa da decidere. C'è pure sta combo qua. Io non esce con lo slash. E questa non è la migliore sicuramente. Non so quale sia la migliore, le includo nella guida perché è ancora giustamente personaggio nuovo. Credo che possa anche fare come Kai, aspetta. Ok, no, il secondo non entra. Peccato. Eccola. Credo che questa sarà l'optimal per ora. Danni sono buoni. Con meno starter, aspetta, forse può pure fa... Infatti. Kai insegna. Da uno starter migliore succede questo. Invece da close dash... Da close dash avete un sacco di corner carry tra l'altro. Se avete l'angolo dietro potete fare sta roba qua. Se non c'è l'angolo, questo qui mi pare che non funziona, che Wii fa la bomba. Dal fatto che c'è questa combo qua, quella che ho registrato prima, bisogna che ce la metto per forza nella guida, anche se è inutile probabilmente. Ale. Questa è bellissima. Non so se è inutile o se è utile, lo scopriremo nella vita. Altrimenti ha un side switch. Un semplice side switch. Bellissimo. Potete anche farlo, ovviamente, non c'è bisogno che lo fate così, potete anche fare così. E funziona lo stesso, sia chiaro. Da 2K purtroppo ha soltanto 2K, 2D, non c'è altro. Dopo vedremo i setup, perché qua la cosa utile è che puoi fare 2H e poi la bomba. Niente di più. C'è 6P tipo. Questo c'è. Oppure questo. Queste sono le combo da 2K. 5K è uguale. Se c'è una cosa che non ho provato, la proverò adesso. Ok, l'ho provato adesso. Fallimento colossale. Quanto speravo che funzionasse sta cosa.
Il modo più facile per estendere comunque sia resta questo. Faccio pure questo qui giusto per farlo vedere. Questo è proprio il modo più facile per estendere. Fate buoni danni e tanti saluti. Se avete barra per le combo è importante sapere che dai Rekka potete fare la super. Semplicemente la fate e esce. Senza troppi problemi. Altra cosa interessante da dire è che se l'avversario para questo, siete a -2. In realtà potete andare di tick throw se l'avversario non sta meshando. Il problema di tutto questo, chiaramente, è che meshare lì è un po' gratis. O meglio, non c'è un'opzione di Elfelt che batte il meshing lì. Quindi, insomma, mi sa che adesso ci sono setup. Parliamo di setup. Queste cose più importanti di questo personaggio, alla fine dei conti. Dopo tutte le combo che ho fatto vedere, c'è una situazione di knockdown. L'avversario è a terra. Ok? Molto bene. Ora, ci sono migliori Okizeme e peggiori Okizeme. Okizeme è cosa fare quando l'avversario è a terra e voi siete lì avanti a loro, in piedi, pronti a attaccarli. Ora, cominciamo dal più semplice, 2K, 2D. Questo, no? Devo provarlo anch'io questo perché in realtà non so se... Esatto. Questa è un'opzione dal 2D. Che batte anche le reversal. Questa è un'opzione che se l'avversario sta parando diventa pressione per voi. Ah, non è un passo, holy shit. Pensavo fosse un basso, ho detto una bugia. Non è un basso. Scarso questo tasto, scarso, molto scarso questo tasto. Molto scarso, c'ha poco recupero ma è molto scarso. Allora, dicevo, diventa una specie di mix. Perché potete atterrare e fare 2K2D di nuovo. Potete fare jump S che è un save jump, come abbiamo visto prima. Potete fare delay. Ah, qui ho fatto cross up. Purtroppo in base allo spacing in questa situazione è un po' strana sul 2K2D. All'angolo è più facile. Sì, questa funziona solo all'angolo, tra l'altro. Madò, neanche io sapevo dove pararla quella. Questa è una buona opzione. Madò. Eccoli. Si può fare. Ci sono 3 opzioni principali. Jump S subito, che è un save jump. Jump H è uguale, jump H subito. A terra, 2K per un basso. Oppure, quindi siamo già a 4 perché ho concluso JH e JS, sia chiaro. Oppure Air Backdash Jump S. Oppure Air Backdash Jump H. All'angolo funziona meglio Air Dash Jump H uso. Questo. All'angolo funziona meglio questo. Perché è più facile poi confermare la combo. Questa cosa funziona da quasi tutti i knockdown di Elfelt. Ovviamente non funziona dai knockdown scarsi. Tipo da qui, da queste combo qua, non potete farlo. Qui avete soltanto un midi normale. Niente di più, quindi fate tipo... O fate quella cosa che dicevo prima, tipo questa, e poi andate per midi, semplicissimo. Oppure fate questo. Questo è un save jump. Quello che dicevo prima che è molto difficile. Dalla presa c'è della identica situazione. Quindi esattamente come dicevo prima. Midskin appunto usate il jump S quando fate quell'air backdash. Ah, non funziona manco quello. No, midskin non ce l'avete quel mix. Ah, solo all'angolo. Molto buono a sapersi. Cioè avete questo qui che è un save jump. Potete andare per il basso, l'alto. Potete andare per un doppio overhead se l'avversario sta in piedi. Con il jump D. Dopo wall break. Dopo super wall break. Dopo parlerò del super, adesso parliamo un attimo del super wall break. Micro dash 214H. Faccio così. Questo automaticamente batte le reversal, la maggior parte delle reversal. Se c'è una reversal che colpisce dietro, se premete subito, quindi attenti. Tipo i Vapor Thrust Kai.
Però potete parare comunque sia, non è che non potete parare. Mette una granata miti sull'avversario. E potete fare il solito mix anche lì. Quindi è bestiale la cosa. L'unico problema è che post wall break state girati. Quindi l'unica cosa che colpisce è jump S. O jump S o atterrate. Non potete fare l'air backdash, come facciamo prima praticamente. Cioè potete, però esce così. È solo jump S. E ovviamente potete andare per una presa in tutte queste situazioni, sia chiaro. Tutti questi knockdown che vi faccio vedere, fate così e poi fate presa. E resettate, lo fate di nuovo. Questa è la cosa veramente forte di questo PG. Le super, parliamo delle super. Perché lei non so... questa qua è la classica reversal. Questa è la super reversal barra super per i danni. Fa wall break. Niente di speciale, potete usare alla fine di Rekka, come dicevo. Ci fate wall break. L'altra super invece, questa, è una command grab. Frame 0, non possono saltare dopo il flash. Che vi dà o danni garantiti. In questo modo. Che sono danni garantiti, comunque sia. Oppure mix up. Ricordate il mix up che dicevamo prima? Questo non credo che convenga fare mix up, sinceramente. Perché non potete manco fare knockdown, vedete. Io non credo che ci sia modo per fare un mix veramente significativo. Io credo che prendetevi danni e tanti saluti. Sono di questa scuola di pensiero, poi vedremo cosa faranno i professionisti con questo personaggio. È che all'angolo purtroppo fa wall break istantaneo. È comunque un super wall break, ma vi prendete 128 danni e tanti saluti. E basta. Direi che ho detto tutto. Se avete qualche cosa, qualche domanda in chat, qualcosa che volete di cui parlo,